vieni in Italia il 15 di agosto potresti avere una sorpresa. Supermercati e negozi chiusi, città deserte, ma spiagge piene. Perché? Oggi in questo video ti racconto che cos'è Ferragosto per gli italiani. Ciao, sono Valeria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Se stai studiando questa lingua, ricordati di iscriverti al canale prima di continuare. In questo video l'anno scorso ti ho parlato della storia e dell'evoluzione di Ferragosto. Oggi invece ti racconto 5 curiosità che forse ti sorprenderanno. E naturalmente ti insegnerò anche tante parole ed espressioni italiane utilissime. Numero 1. L'Italia si ferma completamente. Il 15 di agosto è una festa nazionale in Italia e molti italiani la considerano il cuore dell'estate e sono in vacanza. Quasi tutte le aziende e gli uffici sono chiusi e troverete anche i negozi con la serranda abbassata con su un cartello con scritto chiuso per ferie fino di solito alla fine di agosto. È una cosa molto tipica vedere in Italia nei giorni di Ferragosto questo cartello con scritto chiusi per ferie per tutto il periodo di metà agosto. Anche chi non è in vacanza cercherà di non lavorare quel giorno e per questo se visitate una città il giorno di Ferragosto la troverete sicuramente deserta, quartieri completamente deserti. Invece se andate nelle località più turistiche, più estive, come al mare o la montagna, preparatevi perché troverete queste località piene di turisti, parcheggi al completo, nessun ombrellone disponibile e lunghe code per pagare il parcheggio e anche i ristoranti completamente pieni. Piccola curiosità linguistica: potete dire sia sono in ferie e sia sono in vacanza. Qual è la differenza? Solo i lavoratori, le persone che hanno un lavoro, possono dire sono in ferie e possono dire anche sono in vacanza. Invece chi non lavora più, per esempio chi è in pensione o magari chi non lavora ancora, per esempio gli studenti, può dire solo sono in vacanza e non sono in ferie. Numero 2. Tutti fanno almeno una gita. Non tutti gli italiani ovviamente possono permettersi 2 settimane di vacanza ad agosto, ma quasi tutti gli italiani cercano di organizzare nei giorni vicino a Ferragosto o un ponte, un fine settimana lungo o almeno una gita. E l'espressione che usiamo in questo caso è una gita fuori porta. Che cos'è una gita fuori porta? È l'espressione che usiamo per un'escursione di un giorno, senza pernottare quindi. Si parte alla mattina presto e si ritorna la sera e si va di solito in una località abbastanza vicino a casa. C'è chi va al mare, c'è chi va in montagna, c'è chi organizza un picnic in campagna e anche chi rimane in città magari passa la giornata di Ferragosto in piscina. Numero 3. Il pranzo di Ferragosto. Il pranzo di Ferragosto.
Naturalmente lo sapete che la cultura italiana è strettamente collegata al cibo e Ferragosto ovviamente non è un'eccezione. Infatti, per molti italiani, Ferragosto significa mangiare insieme agli amici o alla famiglia. Ogni famiglia sceglie come passare il Ferragosto e che cosa mangiare, ma ci sono 3 espressioni che sono tipiche del Ferragosto, cioè la tavolata di Ferragosto, una lunga tavola apparecchiata per tante persone, la grigliata di Ferragosto, ovviamente il barbecue, e il picnic di Ferragosto. Collegato al picnic è anche tipico appunto preparare il pranzo al sacco, cioè del cibo che si prepara a casa e si porta al mare, quindi in spiaggia, in montagna o al lago. E come dolce è veramente tipico mangiare il 15 di agosto l'anguria. Io che sono del nord chiamo questo frutto anguria, ma se andate in altre regioni potreste sentire chiamare questo frutto con il nome di cocomero, che in realtà è quello più standard. Io però che sono del nord la chiamo anguria. Piccola curiosità di cultura popolare italiana, cultura pop. Vi faccio vedere qualche secondo di un video diventato virale di qualche anno fa in cui una signora è intervistata e racconta il suo menù di Ferragosto. Che cosa si mangia il giorno di Ferragosto? Si mangia la salsiccia piccante, quella dolce, il provolone, le olive, come verdure, finocchi, sedano, ciò che uno desidera. E di primo? Di primo i cavatelli alla frutti di mare, la parmigiana, che è ancora più meglio della pasta. Ci stanno tante cose. E il secondo? Il secondo, la brace accesa, l'agnello, spiedini, la salsiccia rossa. Numero 4, le attività degli italiani. Che cosa fanno gli italiani dopo pranzo il giorno di Ferragosto? A volte niente perché si mangia tanto, quindi al massimo si fa un pisolino o riposino in spiaggia, ci si riposa. Se no è molto molto tipico giocare a carte tutti insieme o giocare a racchettoni sulla spiaggia. È un'attività molto comune tutta l'estate e anche il 15 di agosto. Curiosità italiana, ricordatevi che gli italiani non fanno il bagno in mare subito dopo pranzo. Figuriamoci dopo il pranzo di Ferragosto, che è molto abbondante. È una abitudine italiana quella di aspettare almeno un paio d'ore per nuotare in mare o in piscina dopo aver mangiato. Verso sera poi è il momento dell'aperitivo e soprattutto in moltissime città e località italiane la giornata di Ferragosto si conclude con 2 cose: o dei concerti in piazza e soprattutto con i fuochi d'artificio. È molto molto comune vedere i fuochi d'artificio il 15 di agosto. Numero 5, prodotti culturali italiani legati al Ferragosto. Se quest'anno non potrai passare il Ferragosto in Italia, puoi sempre immergerti in queste atmosfere leggendo un libro o guardando un film. E io oggi te ne consiglio proprio 2.
Il film di cui ti parlo oggi si intitola Ferie d'agosto di Paolo Virzì e racconta le avventure di due gruppi di vacanzieri italiani molto diversi tra loro che si ritrovano sull'isola di Ventotene in vacanza, un'isola tra Lazio e Campania. È un film che mostra molto bene la vita degli anni 90 in Italia e se ti piace poi puoi anche cercare il seguito, il sequel, che si chiama Un altro Ferragosto. Se invece preferisci leggere e magari ti piacciono anche i gialli, ti consiglio questo titolo, La Vampa d'Agosto, con protagonista il famoso commissario Montalbano, il poliziotto inventato dallo scrittore Andrea Camilleri. Questo romanzo è ambientato durante la settimana di Ferragosto in Sicilia ed è quindi perfetto per immergersi nell'atmosfera dell'estate italiana. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video e io spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se avete mai passato un Ferragosto in Italia o se vi piacerebbe. Se vi è piaciuto il video ricordatevi di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale. Grazie e noi ci vediamo alla prossima video lezione.